Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Silvina, guarda, abbiamo raccontato tante di quelle storie l'ultima volta, delle nostre avventure, delle nostre vacanze, però tu ne hai ancora altre, perché tu non hai Mi ancora... manca l'Italia, Ti abbiamo manca ancora raccontato l'Italia, della infatti. Spagna. E poi in Sì. Italia dove sei stata? Sono stata a Verona. Ho visto un pezzo teatrale bellissimo, bellissimo, allegro nel mare della musica, e ho avuto la fortuna di intervistare il responsabile. Sì, è una produzione della Fondazione AIDA e vogliamo guardare le immagini? Sì, vediamo l'intervista allora. Cari amiche e amici di Aperisabato, siamo al Teatro Filippini di Verona con Lucia Messina, regista di teatro per bambini e ragazzi. E Alice Canovi, attrice per bambini e ragazzi. Io sono stata al debutto di Allegro nel mare della musica e veramente devo dire che è una storia molto molto curata e mi è piaciuto tantissimo questa scenografia, non so se si può chiamare organica, perché porta la storia avanti. Come mai ti è venuta l'idea di lavorare con questi materiali? La scenografia è stata pensata rispetto a una storia che parla di un viaggio, che è il viaggio musicale che il protagonista deve affrontare per capire se effettivamente è ostile alla musica, la odia oppure no. E quindi insomma viene messo un po' alla prova da queste muse, e quindi abbiamo pensato che il viaggio partisse appunto dalla sua cameretta, dove lui esprime questo desiderio di non ascoltare neanche più un suono perché lo disturba, e poi purtroppo però viene sentito da delle muse che sono molto permalose, perché le muse sono le protettrici delle arti e soprattutto della musica, dello spettacolo. Quindi è stato udito questo desiderio del bambino, che si chiama Allegro, e loro vogliono punirlo trasformandolo in un corvo. Però meno male che c'è una tra queste muse qui che dice: ma aspettate un attimo, è un bambino, quindi mettiamolo alla prova prima di trasformarlo in un corvo, lo facciamo andare nel nostro mare che comandiamo noi, che è il Mar Melodio, dove lui sarà messo alla prova, dovrà superare almeno 3 prove in questo mare qui, e se le supererà non gli sarà fatto niente e potrà tornare a casa. E quindi questa musa della musica lo guiderà in questo mare. E come mai fate questo tipo di teatro, che è un teatro divertente ma anche con molto contenuto culturale? La soddisfazione più grande di questo lavoro per bambini e ragazzi è proprio quella di riuscire a conciliare dei contenuti che spesso sono anche magari pedagogici o educativi alla meraviglia. L'elemento della meraviglia è, diciamo, quello che viene trasmessa grazie a questo uso anche della scenografia molto funzionale, molto organico, come dicevi tu, quindi trasformando parti della scenografia in modo da creare appunto una trasformazione. Avete qualche proposta online? Allora, un'altra sfida appunto attiva in questo momento per Fondazione AIDA è quella di Teatro on Life, che è un progetto che è nato durante gli anni del Covid per ovviare all'impossibilità di andare a teatro, e quindi con dei piccoli spettacoli trasmessi via Zoom. Mi raccontate un po' perché siamo qua? È un riallestimento di una produzione che viene da un musical che ha avuto molto successo in AIDA perché è stato uno dei suoi cavalli di battaglia, che è Favole al telefono, che è ispirato a tutte le favole di Gianni Rodari, e quindi vi trovate un po' nella scenografia di Favole al telefono. E questo spettacolo debutterà a novembre ufficialmente, avremo una prova aperta tra qualche giorno, quindi lo stiamo preparando in questo posto. Grazie dall'invito. E grazie a voi. Grazie. Bene, poi da nord, da Verona, sei andata giù nella Calabria. Esatto, a Guardia Piemontese, che è un paesino molto 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 piccolino in montagna della provincia di Cosenza, in Calabria, che è stato popolato dai valdesi, e lì è molto molto strano perché si parla l'occitano. È una isola linguistica. È una storia antichissima questa Sì, di questo paese. sì. Io ho letto alcune
alcune cose su Wikipedia, che mi sono documentato, ho detto dov'è Guardia Piemontese, perché si chiama Guardia Piemontese in Calabria. Esatto. È stato un luogo di rifugio per persone che sono trasferite, sono sì. state perseguitate in Piemonte, Sì. e quindi hanno portato lingua, nomi, anche Cultura, tutto in questo Bene. posto. E che cosa è successo alla Guardia Piemontese? Chi hai incontrato? Le persone di questo museo. Al museo. Sì, il museo, un museo bellissimo. Vediamo allora le immagini. Perché i valdesi sono arrivati qua? Grazie per questa domanda, perché è la prima domanda che mi sono fatta nel 2011 quando ho dato vita a questo museo. Perché i valdesi tornano in Calabria? Non mi accontentavo della solita risposta, perché erano perseguitati, sì, ma l'Italia è lunga e fertile, il nord Europa meno ostile dal punto di vista religioso. Scelgono la Calabria per una serie di ragioni. La prima perché è una terra di cultura e il 100% di questi ragazzi che si muoveva era istruita. Secondo perché è una terra di tolleranza. In Calabria più religioni, 4-5 religioni convivevano armonicamente. Arrivarono in Calabria, ma la cosa straordinaria è che la loro interazione con le popolazioni locali li portò a diventare una comunità estremamente all'avanguardia nei tempi, tanto che fu uno proprio dei motivi per cui furono uccisi. Adesso ci troviamo di fronte a un simbolo guardiolo, la Porta del Sangue. Perché si chiama così? Che è successo? Si chiama così perché il 5 giugno 1561 ci fu un eccidio, donne, uomini, bambini furono uccisi brutalmente, il sangue scendeva per le vie del paese fino ad arrivare alla porta principale di accesso, che divenne poi Porta del Sangue. Questa è la nostra biblioteca che stiamo completando con una serie di volumi, molti sono in lingua occitana, molti sulla storia di Guardia Piemontese. Molti ricercatori e ragazzi vengono a fare studi sulla lingua, sulla tradizione, sulla storia dei Valdesi di Calabria. E mi potresti mostrare un libro in guardiolo? Certo, eccolo qui, Taliant de la Pierre de Garroc, che vuol dire guardando verso la pietra del Garroc, che sarebbe lo scoglio della regina. È un insieme di canti, filastrocche, racconti, indovinelli, proverbi di Guardia Piemontese. Grazie a Silvana Primavera di Guardia Piemontese, Diego Verdegiglio e il professor Arturo Gerre hanno fatto un bellissimo studio accurato su canzoni, musiche, testi e li hanno riportati in italiano e in occitano, facendo uno studio molto dettagliato e questo è molto importante come riferimento per chi vuole approcciarsi, diciamo, alle nostre tradizioni. Concetta, e questo è il tuo mondo, vero? Sì, un po' è anche il mio mondo. È nato nel 2011 questo laboratorio, è un laboratorio storico di cucito e tessitura. Cucito perché qui abbiamo fatto il recupero dell'abito tipico di Guardia Piemontese, Kudurn, e poi dopo 2 anni che ci siamo dedicati a questi abiti e ne abbiamo recuperato una ventina, poi siamo passate alla tessitura, usando dei prodotti naturali, vegetali e animali. Vegetali è il nostro fiore all'occhiello, abbiamo la ginestra, il filato di ginestra, ma poi diciamo che c'è stato un exploit veramente in questo laboratorio perché abbiamo ricreato un tessuto con il filo d'oro, proprio per ricreare il tessuto che usavano per poter creare i vestiti delle nostre nonne. Sandra, ma che tempaccio! Dieu n'est pas proprio una bella giornata, la piove, la die pas soleil, ma la die la nebbia sulle montagne. Che sarebbe? Oggi non è proprio una bella giornata. Piove, non c'è il sole, ma c'è la nebbia sulle montagne. Silvina? Sì, dimmi. Ma io lo so che appena tornati poi a casa, a fine agosto, abbiamo partecipato ad un evento particolare. Il più importante, Un record mondiale. Sì! Allora, dovete sapere che adesso Silvina è intestataria di un record mondiale. Ha partecipato ad un raduno di Harry Potter in occasione del 25° anniversario sulla piazza principale di Amburgo e hanno lanciato un appello su tutti i media, su tutti i social e sono arrivati
oltre 1700 persone vestite da Harry Potter, quindi dovevano avere una bacchetta, gli occhiali e la cicatrice in fronte. Sì. E Silvina era uno di quelli. Abbiamo Ovviamente ammirato tante persone vestite in maniera più strana. E poi in più abbiamo intervistato uno degli attori che partecipano al musical Harry Potter qui ad Amburgo. E questo musical di Harry Potter è un unicum qua in Germania o nel mondo, perché è l'unico musical di questa serie di Harry Potter tradotto in tedesco. Sì. Quindi gli altri teatri dove si recita normalmente in inglese in tutto il mondo sono Londra, New York, Melbourne, Tokyo e Toronto. E noi abbiamo incontrato uno degli attori che è anche un acrobata, è uno di quelli che volano, è un musical interessantissimo, tu sei andato a vederlo, sei rimasta affascinata. Spettacolare, è magico, non ci sono parole per descrivere questo spettacolo. Bene, allora adesso vediamo l'intervista che hai fatto con Alexander Plein. Siamo al Mea Theater d'Amburgo, dove si fa Harry Potter e il bambino maledetto. Ciao, siamo con Alexander Plein, uno degli attori di Harry Potter. Ciao, hallo Alexander. Ciao, hallo, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch. Und wir sind in Hamburg zusammen und es regnet gar nicht. Wann hast du angefangen, hier zu arbeiten? Ich bin seit Januar hier, also jetzt seit fast 10 Monaten. In der Probenzeit vom Zweiteiler auf den Einteiler bin ich dazugekommen und jetzt Teil der Cast von Harry Potter. Oh, das ist super. Und erzähl mal, wie ist so ein Tag hier, ein normaler Tag für dich? Es ist jeden Tag sehr spannend für mich, weil ich Swing bin. Das bedeutet, ich habe ganz viele verschiedene Rollen und ich erfahre immer erst morgens, was ich an dem Tag spiele. Das heißt, so gegen 10, 11, 12 Uhr, je nachdem wann wir Vorstellungen haben, bekomme ich eine E-Mail oder werde angerufen und erfahre erst dann, was ich eigentlich abends mache. Und ich habe sehr viele spannende Sachen zu tun, weil ich auch viel in der Luft spiele, auf der Bühne spiele und ganz spektakuläre Zaubertricks und Magie auch passiert, wenn ich auf der Bühne bin. Und da bereite ich mich dann immer verschieden auf die Rollen vor, die ich an dem Abend eben halt habe. Dann komme ich her, wir haben Warm-up, dann gehen wir noch einmal die kompliziertesten und spannendsten Stellen der Show durch gemeinsam. Und dann geht's auch schon los. Ich habe an der Stage School of Performing Arts hier in Hamburg Musical und Tanz, Gesang und Schauspiel gelernt, vor 10 Jahren mittlerweile, und bin seitdem sehr viel unterwegs gewesen, hauptsächlich mit Musical, Musiktheater, Operette, Tanzvorstellungen und jetzt hier eben bei Harry Potter. Und ich finde, Harry Potter kann man gar nicht benennen. Also wir sind kein klassisches Sprechtheaterstück, Aber wir auch sind auch kein klassisches Musical. Wir sind, also wenn man rausgeht, finde ich, könnte man denken, wir sind ein Film. Und wir fangen an, das ist das Allerwichtigste, genau dort, wo der letzte Teil von Harry Potter oder der letzte Film von Harry Potter aufhört, nämlich dort, wo die Kinder von Harry und Ginny und Hermine und Ron in den Hogwarts Express einsteigen. Und dann erleben die Kinder von den allen eine neue Story, erleben aber noch einmal die alten Abenteuer der Bücher mit. Also es geht vor allem um den 4. Band, das Trimagische Turnier, beziehungsweise der Feuerkelch. Das ist ein großes Thema bei uns und so lernt man eben halt auch wieder alte Charaktere kennen. Und manche tauchen auch wieder auf, von denen man nicht denkt, dass die überhaupt noch da sind. Aber wir sollten auch nicht so viel verraten. Natürlich nicht. Und was auch ganz wichtig ist zu wissen, wir sind ein Familientheaterstück. Also für alle ist was dabei, für Kinder, Erwachsene, Großeltern. Wir haben ein ganz junges Publikum, wir haben aber auch viele Menschen dabei, die Harry Potter erst für sich entdecken. Und das ist eben halt das Tolle. Wir sind 3 Stunden und 45 Minuten fast lang und man erlebt so viel in der Zeit, dass es einem vorkommt wie eine Stunde. Also es geht so schnell rum. Wir haben eine Pause in der Mitte und Harry Potter ist für mich, wenn ich hier reinkomme, jeden Tag ein Gesamterlebnis. Also wenn ihr bei uns das ganze Theater anschaut, die ganze Umgebung, es sieht aus wie King's Cross, wie der Bahnhof mit den Uhren, innen drinne mit den ganzen Lampen und vielleicht könnt ihr gleich auch noch 1, 2 Bilder zeigen. Es ist einfach so schön gemacht, dass man wirklich in die Welt eintaucht und total vergisst, was eigentlich draußen los ist. Man kann auch so tolle Fotos hier Ja. drinnen machen. Wir haben ganz viele Patronusse drinne. Wir haben super Fotowände und ganz, ganz tolle Souvenirs gibt es bei uns auch, die es auch nur bei uns gibt, die man sonst nirgendwo bekommt. Ja. Und dann haben wir eine Sache, die machen wir jedes Mal vor der Show mit allen zusammen. Und zwar ziehen wir unseren Zauberstab. Wow!
Und dann gibt es ein ganz lautes Expecto Patronum. E parlando di teatri o di luoghi dove ci sono queste manifestazioni, Silvina, tu lo sai, a fine settembre con il concerto degli U2 si è inaugurato The Sphere a Las Vegas. Una costruzione pazzesca, solamente gli americani possono fare qualcosa del genere. Pensa che è largo 157 metri, è alta 112 metri, ha una superficie esterna, questo schermo gigante, di 54.000 metri quadri. Ci stanno 1,2 milioni di elementi LED, è costato un po', è costato 2,3 miliardi di dollari americani. E all'interno è anche assolutamente una cosa favolosa. Ci sono oltre 18.000 posti a sedere e 5.000 posti in piedi. 164.000 altoparlanti. Sei circondato da suoni, da luci. E all'interno c'è uno schermo di 15.000 metri quadri che è il primo al mondo ad essere a 16K, quindi ad altissima definizione. Quindi abbiamo già i telefonini a 4K, 8K, questo addirittura a 16K. E il concerto naturalmente è impazzato sul web perché le persone sono rimaste semplicemente con la bocca aperta. È veramente una cosa da vedere. Se siete nelle vicinanze, passate. Passiamo. Passi, perché dai, no? Andiamo. Guarda Tony, e dopo tutta questa chiacchierata, mi fai un po' di musica? E certo che vi faccio un po' di musica. Allora faccio una bella canzone di Franco Battiato che io ho riarrangiato. Tu lo sai benissimo che con la tastiera posso fare quello che voglio, no? Posso arrangiare pezzi alla mia maniera. E qualora lo vogliate, siamo pronti anche per venire a fare una bella serata di aperisabato anche nel vostro locale. E adesso faccio Centro di Gravità Permanente. Grazie! Bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di certo un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Benissimo, e adesso siamo arrivati al nostro spazio social. Allora, la notizia che mi ha colpito è stata veramente qualcosa di incredibile. Che è successo? Allora, è successo in Uzbekistan. Sì. Una maestra d'asilo è stata fermata sulla sua Chevrolet Spark. Allora, in quest'auto lei aveva caricato la bellezza di 25 bambini. No, la polizia l'ha fermata. 25? Sì, 25 bambini. Allora, 6 erano seduti davanti, uno addirittura era davanti al posto dei piedi. 15 bambini erano seduti sul sedile posteriore. E questa qua è maestra? Sì, e 3 erano in questa specie di cofano, ecco. Sì. E la polizia ha fatto scendere tutti i bambini, è rimasto veramente con la bocca aperta e le immagini parlano veramente chiaro. Io spero solamente per lei che li abbia caricati in modo che durante il tour li facesse scendere in ordine, sai perché? Altrimenti che casino ogni volta a fare uscire tutti quanti, incredibile. E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Se volete scriverci fatelo, l'indirizzo è redazione@aperisabato.com, altrimenti siamo sui social dove? X, TikTok,
Facebook e Instagram. Benissimo. Allora adesso un ringraziamento a Fabrizio per le riprese. Ciao Fabrizio, con la mano. E un saluto e un abbraccio per la prossima puntata. Ciao! Buona per il sabato te.